Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ecco il video esatto sui pianeti di ottobre dal 17 al 29 più o meno. Abbiamo fatto quell'altro video e mi ero segnata dei pianeti, i pianeti come stavano ed ero fermamente convinta. Ero fermamente convinta e quindi il problema è proprio questo, quando siamo convinti. Quindi, ma incendiamo le nostre certezze, incendiamo le nostre certezze. Come diceva Giordano Bruno, tutto accade per un ottimo fine. Questo era un grande insegnamento per me. Ero convinta che i pianeti, che erano Marte del video precedente, Marte e Venere, fossero in determinati segni. Ok? Ero convinta e ho fatto una canalizzazione in base a quella convinzione, che poi era pure bella, una bellissima canalizzazione. Avrei potuto anche lasciarlo quel video perché non tanto cioè era come canalizzazione quando Venere si trova in quel segno, che l'avevo detto che era in Scorpione, e Marte si trovava in Gemelli. Venere in Scorpione è l'accettazione è la bellezza di scendere in quelle profondità e scoprire dei piaceri nascosti. E Marte in Gemelli, come avevo detto, era proprio la necessità di combattere contro le proprie resistenze a parlare gemelli con gli dei. E quindi era una bella canalizzazione, però volevo farla ancora più corretta e di conseguenza facciamo rispetto a questo mese, in quest'attimo presente in cui ci troviamo, in cui ci sono tutti i pianeti, ma alla nostra attenzione è giusto riportare quelli che sono alla nostra attenzione adesso, perché tutti i pianeti sono in tutti i segni sempre, no? Poi ci possiamo trovare più predisposti nel sentire qualcosa piuttosto che cioè quando tutti i pianeti sono in determinati segni, in un segno piuttosto che un altro, noi possiamo vivere, ecco, quella figura di quel pianeta in un modo piuttosto che in un altro. Possiamo viverla in Scorpione piuttosto che in Sagittario, piuttosto che comunque non voglio articolare troppo il discorso, il messaggio è questo: abbattiamo le nostre certezze. Cioè il messaggio di questa luna piena in Ariete è: abbattiamo le nostre certezze. Le nostre certezze, il subconscio, la luna piena salgono delle emozioni per farci abbattere le nostre credenze. Quello che è successo con questo video ne è una prova. Io ho dovuto abbattere le mie certezze e quindi è proprio quello il senso. E ma oh, meraviglia! Meno male che siamo folli! Meno male che siamo folli, altrimenti, voglio dire, stiamo abbattendo le certezze e quindi elogiamo i nostri, quello che la mente razionale chiama sbagli. Elogiamoli, 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 non c'è sbaglio, lo sbaglio serve a farci imparare qualcosa. È come il bambino quando va in bicicletta, cioè cade 100 volte, no? Quindi, ma oh, meraviglia, e partiamo subito. Allora, ottobre 2024, luna piena in Ariete, Venere in Sagittario, Marte in Cancro, Mercurio in Scorpione. Mm? Allora, avevo sbagliato, tra virgolette, Venere e Marte. Evidentemente c'era qualcosa lì che dovevamo riguardare. Evidentemente abbiamo già integrato quella cosa, è chiaro. Quindi quello che ne ho dedotto, come scritto, è questo. Il subconscio, cioè la luna in Ariete, l'anima, il femminile, vuole determinarsi attraverso la comunicazione, Mercurio, con le profondità degli abissi, Scorpione, usando il coraggio di combattere Marte contro le proprie resistenze al darsi. Il cancro è la madre, Luna. A darsi a cosa? All'invisibile. Questo sarà motivato dall'irrefrenabile voglia di scoprire nuovi mondi del piacere, orizzonti nuovi, sensoriali, Venere in Sagittario. Il piacere dell'anima in questi transiti sarà scaturito dall'esplorazione di questi nuovi orizzonti sensoriali, che le conferiranno creatività e ispirazione. Ecco la seconda parte del cielo del mese. Quindi avevamo detto Venere in Scorpione,
quelle profondità, no? Il piacere di sentire quelle profondità e di godere in quello, profondità che ci danno l'apertura a nuovi orizzonti, tant'è che poi abbiamo Venere in Sagittario, è una conseguenza. E questi nuovi orizzonti sensoriali che vanno nelle profondità ci daranno maggiore creatività e ispirazione. Poi avevamo detto Marte in Cancro, quindi il coraggio di abbattere le proprie resistenze a dialogare con l'invisibile, in Gemelli l'avevamo detto prima, invece è in Cancro adesso, no? Ossia, una volta dialogato con l'invisibile, Marte in Gemelli, adesso usiamo quella forza che ci è arrivata dall'invisibile per abbattere le nostre resistenze al darci completamente alla grande madre, il Cancro. Io mi do quello che tu vuoi, quello che tu vuoi, io mi do con determinazione. Marte è la determinazione, la forza guerriera, l'impeto guerriero. Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, adesso ci mettiamo, erano uscite le due carte, quelle me le lascio, sia per la luna piena, scusami, sì, sia per la luna piena era uscito il testimone e per Mercurio e Scorpione era uscito lo specchio velato, proprio a pennello. Ok, adesso ci battiamo due altre carte per quanto riguarda la Venere in Sagittario e Marte in Cancro. Allora, vediamo la Venere in Sagittario, questo piacere dell'anima nell'esplorazione dei nuovi orizzonti sensoriali che le conferiranno creatività e ispirazione. Con questo Marte, il coraggio di combattere contro le proprie resistenze al darsi all'amore, no? Al darsi all'amore in Venere, darsi ai confini sconosciuti, ok? Senza obiettare, senza giudizio, mantenendo il testimone attivo. Allora, vediamo per la Venere in Sagittario, per Marte in Cancro. Ok, allora, la luna piena in Ariete è uscito il testimone nell'altro video. Ripetiamo cos'è questo testimone. Come vi ho detto anni fa, dobbiamo costruire il corpo di gloria. Questo corpo di gloria si costruisce, ossia essere sempre più consapevoli, determinare, sentire le proprie emozioni ed essere padroni delle proprie emozioni, cioè allearsi con gli dei, è determinata dalla presenza, presenza, presenza. Tutto ciò che ti accade è presenza, senza giudizio alcuno. Va bene? Ti accade qualsiasi cosa, arriva un evento, una circostanza, presenza, non emettere alcun giudizio quando esce il testimone. Testimone attivo, cioè testimone attivo è colui che non giudica né bene né male quella cosa. Come diceva Eraclito, per molti uomini alcune cose sono buone e giuste, altre sono cattive e sbagliate. Per il divino tutto è giusto, tutto è perfetto. Il divino è il testimone che c'è dentro di te. Quindi vedere la perfezione in ogni cosa che esiste, perché ogni cosa che esiste, ogni cosa che accade, c'è un fine ultimo, come diceva Giordano Bruno. Prima di essere messo a rogo diceva ogni cosa accade per un ottimo fine. E mi sembra un esempio calzante. Quindi, luna piena in Ariete, no? Allora queste profondità, il subconscio emerge con la forza di Ares, e Ariete, no? Con la forza di Ares, le profondità emergono sia all'altezza delle tue emozioni, sia all'altezza di Ares. Non giudicare le emozioni, sia all'altezza di Ares. Ares, mio Dio Ares. Io mi affido a te, io ho fede in te, aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Aiutami a vedere quello che ancora non vedo, pronuncialo, il potere del verbo crea. Aiutami a vedere quello che ancora non vedo e sii testimone perché Ares ti risponderà. Ma non attraverso le parole come facciamo noi, ma con le immagini che ti proietta. Le immagini sono gli eventi che ti accadono. Tu devi fare solo questo. Nella misura in cui fai questo, è l'anima che lavora poi. Va bene? Non ti devi sforzare di capire nulla, ma soltanto la pratica del darsi ad Ares, testimone attivo. Ok? Perfetto.
Adesso andiamo a vedere cosa è uscito per Venere in Sagittario, questa Venere che vuole esplorare nuovi confini, orizzonti sconosciuti che hanno a che fare con il divino. Il Sagittario guarda oltre, Venere si godrà delle percezioni extrasensoriali di quest'oltre. Vediamo qual è la carta. Non ci posso credere, la magia! La magia! Venere in Sagittario è contraddistinta dalla magia. Io vi dico una cosa quando esce la magia. Su Venere in Sagittario, che è proprio Afrodite, è proprio la creatività, l'amore, la bellezza. Con la magia, questo è il mese in cui l'esplorazione di questi nuovi confini, che significa esplorazione del divino, il Sagittario va oltre, ti conferirà il senso del mago, il senso della magia. Perché? Perché tutto ciò che ti divertirà, tutto ciò che ti dà piacere e ti divertirà, ha a che fare con la magia. E quindi anche fare pratiche magiche, anche fare consapevolmente pratiche magiche, ma soprattutto questo godimento nell'esplorare nuovi confini, nuovi orizzonti che hanno a che fare con il divino, ripeto, il Sagittario oltre, conferirà a te il potere magico, va bene? Avrai la possibilità di sperimentare la magia e questo ti divertirà e ti farà tanto piacere, godimento. E siccome la Venere è anche la creatività, avrai un approccio alla vita creativo, magico, che stupirà te stessa e gli altri, o te stesso e gli altri. Wow! Vediamo adesso Marte in Cancro, poi uniamo tutto. Marte in Cancro. Wow, il giaguaro. Caspita. Marte, il giaguaro vede durante la notte. È un po' i valori della notte, no? I valori dell'invisibile. Il giaguaro vede la sua preda di notte. Il giaguaro scruta. È un animale totem potentissimo. E con questo Marte in Cancro è come se ti dicesse: impeto guerriero, Marte, nel darti ai valori della notte. Cancro è la madre terra, la luna, impeto guerriero nel darti all'invisibile. Impeto guerriero proprio come il coraggio di Perseo. Perseo è il grande eroe del mito greco. Colui che scende negli abissi con coraggio e determinazione, guarda nel buio come il giaguaro e lo fa soprattutto per una causa importantissima che è al di là di se stesso. Per salvare la madre, Perseo scende nelle profondità di Ade, prende gli strumenti per tagliare la testa a Medusa e la testa di Medusa era il pegno che chi aveva prigioniera la madre di Perseo voleva che Perseo gli desse. Quindi combatti il fatto che Marte, l'impeto guerriero, ti permette di darti alle tue profondità, ti conferirà un potere straordinario che è quello della magia. Va bene? Datti a ciò che non vedi, ma soprattutto Cancro è la madre, la luna, la madre, no? Quindi Perseo, ripeto, perché tutti noi mettiamo sulla scena della vita vivendo un mito, e in questo caso il mito di questo mese è l'impeto guerriero di Perseo. Perseo fa questo viaggio negli inferi per salvare la madre, cioè la madre intesa come simbolo che è qualcosa di più grande di se stesso, non lo fa per se stesso, lo fa per la madre. Quindi questo Marte in Cancro ti dice: una volta che tu ti dai alle profondità degli abissi senza proprio senza giudizio,
allora tu ti stai dando una causa più grande. Questa causa più grande ti conferirà poteri e magia. Va bene? Ok. Questo giaguaro è anche un animale potentissimo, feroce, potentissimo, magnifico, che è anche alla guardia dei tuoi confini in questo mese. Che vuol dire la guardia dei tuoi confini? Alla guardia dei tuoi confini esistenziali. Allora, io mi ricordo che quando ho fatto delle pratiche di meditazione dove vedevo il giaguaro che era, e posi l'animale, il giaguaro, al mio settimo chakra, in modo tale che ogni pensiero negativo potesse il giaguaro mangiarselo. Mm? E quindi non ostacolare il passaggio tra la mia intuizione e il mio essere, in modo tale che se si frapponevano dei pensieri negativi il giaguaro me li divorava. Allora vi dico anche questa cosa adesso: provate a fare questa pratica in questo mese, visualizzate all'altezza della fontanella sopra la testa il giaguaro, va bene? Perché essendo Marte questo giaguaro all'altezza della tua fontanella, ogni volta che arrivano dei pensieri negativi, pensieri ossessivi o ricorrenti, immaginatevi il giaguaro che li divora istantaneamente, in modo tale da lasciare la possibilità a Marte di darti alle tue emozioni senza giudicarle, senza avere pensieri negativi. Ok? Quindi immaginatevi questo grosso giaguaro all'altezza della fontanella. Va bene? Ok. Poi su Mercurio e Scorpione abbiamo lo specchio velato. Come vi ho detto nell'altro video, lo specchio velato Mercurio Scorpione è proprio ciò che contraddistingue la necessità, Mercurio, la comunicazione, di sondare oltre ciò che non si vede. Allora qua tu avrai la percezione extrasensoriale di quello che viene detto o di quello che non viene detto, cioè le parole saranno superflue. Le parole saranno superflue perché tu capterai molto di più di quello che può essere detto o non detto. Lo specchio velato è come se ci sono delle situazioni velate, non chiare. Qual è la sfida di questi giorni? Con i sensi sottili percepire ciò che c'è al di là di quello che viene detto o non detto. Allora tu avrai la capacità di sentire prima quello che le persone ti diranno, di sentire anche quello che non ti dicono e soprattutto di poter sfruttare questo grande potere di sensitività in questi giorni oltre al visibile. Quindi a livello collettivo ci possono essere delle cose che non vengono dette, celate, nascoste. Mercurio e Scorpione ti dà la possibilità di percepire con tutti questi sensi extrasensoriali ciò che non viene visto o detto con gli occhi fisici. Ok? Grande potere sciamanico qua, grandissimo potere sciamanico. Wow! Adesso voglio mettere, visto che stiamo in un processo creativo in questo momento, un'altra carta sul testimone e sullo specchio velato. Per la luna piena in Ariete sul testimone. Sullo specchio velato, Mercurio e Scorpione. Per la luna piena in Ariete. La rivelazione, il testimone. Guarda un po'. Guarda un po'. Allora, facendo quello che abbiamo detto, essendo presenti e testimoni senza giudizio, voi avrete rivelazioni. Cos'è la rivelazione? Ciò che si rivela oltre a quello conosciuto, quello che
facendo la pratica di non giudizio, non giudizio, non giudizio, essere una sorta di presenza ovunque senza giudicare qualsiasi cosa vedi, qualsiasi cosa accade o qualsiasi emozione arriva. Nell'emozione ti dai senza giudicare. Cosa succede in tutto questo? Avrai delle rivelazioni. La rivelazione è ciò che c'è oltre la mente razionale, oltre a quello che tu conosci fino a questo momento. Mm? E io lo so con che cosa ha a che fare questo, perché se sulla Venere in Sagittario mi mettono la magia, questa è una stesa potentissima che mi parla di una rivoluzione planetaria, che ti viene conferito il potere, se lo sai accogliere. Perché grande potere, grande mago, grande responsabilità. La responsabilità è quella di vedere che tutta la realtà esterna è il prodotto della tua interiorità. Infatti, ok. Allora, vediamo su Mercurio e Scorpione cosa ci aggiungono. Wow, il Gran Turco, lo sapete quanto mi piace questa carta? Guarda, ragazze mie, allora, grazie a quello che percepirai, oltre a quello che non viene detto o quello che viene sotteso, cioè tu avrai i sensi amplificati e sentirai quello che viene detto, oltre a quello che non viene, scusami, e sentirai, oltre alle parole delle persone, sentirai il vero significato. E oltre a quello che non viene detto, sentirai il vero significato. Avrai i sensi sottili ampliati. A cosa porta questo? Grazie a questa capacità che Mercurio Scorpione ti darà, il Gran Turco significa una grande abbondanza in tutti i settori. Abbondanza spirituale determina abbondanza materiale e quindi subito dopo queste percezioni tu avrai una sensazione di esponenziale di crescita con il Gran Turco e la tua comunicazione sarà incisiva, anche una comunicazione non verbale, ossia anche un tuo gesto, un tuo sguardo sarà molto più potente di una parola. Questo determinerà un'abbondanza spirituale che potrai usare in qualsiasi forma. Wow. E ti dico anche questo, quello che ci esorta a fare Mercurio Scorpione con la carta del Gran Turco è anche di agire in questo modo, cioè di parlare anche di cose che potrebbero sembrare scomode, mantenendoti testimone al risultato. Questo genererà abbondanza spirituale e abbondanza materiale. Perché Mercurio Scorpione scava, 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 scava profondo. E quindi questo ti porterà, con questa luna in Ariete, ad avere rivelazioni grazie a queste pratiche che tu farai, grazie a come ti comporterai. Allora, qua facendo un riassunto, questo periodo dal 17 al 28-29 più o meno è contraddistinto da coloro i quali, qua c'è uno spartiacque, da coloro i quali si identificheranno, dire identificarsi forse non è giusto, sarà contraddistinto da gruppi fortissimi di persone che hanno la magia dentro loro stessi e non sono più vittime dei condizionamenti, quindi non sono più proprio vittime, non stanno nell'archetipo della vittima. E questo ti porta ad avere le caratteristiche per manifestare straordinaria abbondanza spirituale e rivelazioni in tal senso, spirituale e materiale. Quindi sostanzialmente ci stai dicendo rimani presente, vigile, testimone attivo. Pratica la magia. La magia cos'è? Il mago cos'è? Colui che si sente responsabile delle proprie proiezioni, colui che si sente responsabile di quello che è accaduto nella sua vita fino a questo momento e che accadrà. Quindi solo chi è responsabile può cambiare il suo destino. La vittima si sente in colpa e non può cambiare gli eventi. Sì, abbi la forza del giaguaro ponendo il giaguaro sul tuo settimo chakra. Ossia il coraggio, la determinazione di darti alle tue emozioni, di darti agli eventi, custodendo il grande potere. Comunica con gli altri sotto forma anche criptica o enigmatica e allo stesso tempo tu percepirai
ehm, percepirai dal mondo una comunicazione criptica attraverso la quale tu conoscerai meglio. Questa conoscenza che ti arriverà dai sensi sottili genererà abbondanza spirituale. Ok. Allora, a seconda del livello di coscienza spirituale in cui vi trovate, qua ci possono essere anche persone che non capiranno delle cose, persone che non staranno ferme, persone che non avranno paura del proprio potere. Questo è il livello prima dell'adempimento di quello che abbiamo detto. L'adempimento di quello che abbiamo detto è no giudizio, usa il potere della magia, senti la potenza delle forze della natura dentro di te e parla attraverso il potere della magia. Il potere della magia non dice anche cose enigmatiche, cose criptiche. Questa parte del mese vi conferirà un'energia mistica. Io qua vedo papessa e imperatrice insieme, mistica. E come vi dico sempre, in questo momento storico non sono gli iperrazionalisti che vincono, ma i mistici, gli intuitivi, direbbe Fabio. E qua c'è un grosso misticismo, bellissimo. Vedrete cose che gli altri non vedono e ne avrete l'assoluta certezza spirituale. Vediamo cosa ci dice l'archetipo. Vediamo un po' sull'archetipo. Libertà, wow, libertà, 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 libertà per te e per gli altri dalle credenze educastranti, eliminazione dei pensieri negativi. Guarda, guarda, qua ci sarà la libertà, si spezzano le catene dei pensieri e delle credenze limitanti grazie a questo processo che abbiamo detto. Quindi, ripetiamo, ragazze mie e ragazzi. L'obiettivo di pianeti, della disposizione dei pianeti in questo momento è questo, quello che ci dicono a livello simbolico e archetipico. Quindi nell'approccio trascendente è questo. Il subconscio vuole determinarsi attraverso la comunicazione con le profondità degli abissi, usando il coraggio di combattere contro le proprie resistenze al darsi, all'invisibile. Questo sarà motivato dall'irrefrenabile voglia di scoprire nuovi mondi del piacere, orizzonti nuovi sensoriali. Il piacere dell'anima sarà scaturito dall'esplorazione di questi nuovi orizzonti sensoriali che le conferiranno creatività e ispirazione. Ragazze mie, questo è un prima e un dopo. Quindi, detto questo, non aggiungo altro. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie ragazze mie, grazie, grazie, grazie per tutto. Viva i maghi, viva i pazzi, viva anche un po' i rincoglioniti, scusate il termine perché io il mago vi dico sempre che è un po' buffone, un po' così. Viva lo sbaglio e Mao, che non esiste. C'è sempre un fine, libertà dalle credenze negative, faccio bene, faccio male, ho sbagliato, ho fatto bene, libertà, lasciatevi ispirare quello che accade, datevi a quello che accade, usate il mantra potentissimo Emao, che significa meraviglia a tutto ciò che accade, compreso quello che la tua mente razionale giudica sbagli, ragazze mie, e andate come un treno. Detto questo, vi abbraccio tutte e tutti, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.